Integrazione di Gamma App in Claude. In questo video vedremo come creare delle presentazioni a partire da materiali generati nello stesso Claude con Gamma App. Gamma App nella sua versione gratuita ci permette di creare presentazioni fino a 10 slide, ma noi cosa faremo? Sfrutteremo il connettore in Claude di Gamma App per generare due presentazioni da 10 slide l'una che poi andremo ad unire e a modificare in Canva. Andiamo subito a vedere questo workflow che sicuramente vi piacerà se vi piace creare dei materiali didattici digitali e anche interattivi. Andiamo subito a vedere. Per prima cosa dobbiamo andare in Claude, accedere con il nostro account, io ho avuto accesso con il mio account Google personale e dobbiamo connettere Gamma App al nostro Claude. Per farlo devo aprire una nuova chat, devo andare sul più, devo andare in connettori, vedete io ce l'ho già tra i connettori, devo andare in aggiungi connettori, sfoglia connettori e vado a cercare Gamma. Cerco Gamma, io l'ho già attivato, se non l'avessi già attivato qua vedrei un più, quindi dovrei cliccare sul più e Gamma in automatico mi rimanderà al suo sito e mi farà accedere con l'email. Una volta avuto accesso con l'email a Gamma, i due strumenti Claude e Gamma saranno uniti. Ora vediamo quello che ho fatto, in realtà io l'ho già preparato perché ovviamente generare questo genere di materiali all'interno di Claude consuma molti token e nella versione gratuita potrebbero esaurirsi facilmente. Infatti io avevo generato per esempio diciamo un report molto approfondito sull'evoluzione della moda in inglese dal 1900 al 2026. Nel momento in cui sono andata a chiedere a Claude poi di generarmi la presentazione con Gamma App, mi ha detto che avevo esaurito i miei token. Allora, che cosa ho fatto? In un altro profilo ho fatto generare il report, perché sapete benissimo che Claude da questo punto di vista è imbattibile rispetto a ChatGPT, Gemini o altri. Crea dei report davvero molto approfonditi a livello diciamo proprio di particolari e dettagli, addirittura mi ha creato un report di più di 30 pagine. Quindi poi che cosa ho fatto? Una volta che l'ho creato all'interno di un altro mio profilo personale di Claude, sono andata in questo nuovo profilo, ho caricato, come vedete dalla mia chat, il mio report che era bello corposo e gli ho scritto, basandosi sul documento, crea una presentazione in gamma dal 1900 al 1970. La cosa importante, quando volete richiamare il connettore di gamma, non dovete fare nulla dal più, dovete semplicemente scriverlo nel prompt. Quindi io ho citato gamma nel prompt e quindi poi Claude è andato a riprendere il connettore e mi ha generato una prima presentazione. Una volta generata la prima presentazione, ho cliccato su Edit in gamma e come vedete mi ha aperto l'intera presentazione, davvero molto, molto bella, con un bel tema, mi ha scelto delle immagini, mi ha generato delle immagini molto carine. Ritorno poi sul mio Claude e siccome ho fatto generare questa prima presentazione per la prima parte del documento, perché ripeto, Gamma nella sua versione gratuita può generarci semplicemente delle presentazioni fino a 10 slide. Se poi avete il Gamma a pagamento, ovviamente non avete questo problema. Quindi, una volta generata la prima presentazione, poi sono ritornata da Claude e ho chiesto, basandoti sempre sul documento allegato, ora crea una presentazione in gamma utilizzando lo stesso tema grafico, quindi vi ho chiesto di utilizzare lo stesso tema per una ragione di coerenza, perché poi andrò a unire le due presentazioni dagli anni, quindi una presentazione che parte invece dagli anni 70 fino al 2026 e quindi Claude è andato a fare la stessa cosa. Anche qui ho cliccato su Edit in gamma e mi ha aperto la mia presentazione.
Un piccolo trucchetto, vedete qui mi ha creato una presentazione nella modalità anche non tradizionale in 16 noni, ma creando delle card un po' estese. Quindi se voglio tutta la presentazione in 16 noni, ovviamente nel momento in cui sono in Claude devo andarlo a scrivere nel prompt, così anche per una questione di coerenza e omogeneità. Una volta che ho creato le due presentazioni, io voglio poi unirle, perché il tema è lo stesso, deve essere un'unica presentazione sull'evoluzione della moda in inglese dal 1900 al 2026. In questo caso posso farlo con Canva, che mi permette anche poi di andare ad apportare delle modifiche, anche eventualmente togliendo il logo di Gamma. Vado quindi poi in Canva. Che cosa devo fare? Devo andare a fare l'upload delle due presentazioni che io ho scaricato da Gamma in PowerPoint. Quindi da Gamma, vedete, vado in condividi e poi vado su esportazione, esporta in PowerPoint. Quindi esporto la prima, poi vado sulla seconda, condividi, anche qui esportazione, esporta in PowerPoint. Ovviamente se mi piacciono già così e le voglio unire semplicemente posso esportarle in PDF e unire i PDF, però ovviamente poi andrò a perdere quella che è tutte le animazioni eventuali che avrò inserito. Una volta scaricate le due presentazioni, vado in Canva e semplicemente le carico. Quindi carico la prima, storia della moda dal 1900 al 1970 e storia della moda dal 1970 al 2026. Quindi che cosa farò adesso? Andrò a unire le due presentazioni. Vi faccio vedere anche come si fa appena me le carica. Quindi una volta caricati i miei due PowerPoint in Canva, devo aprire il primo, quindi storia della moda dal 1900 al 1970, andare alla fine creare diciamo una ultima slide bianca e poi andrò a inserire le slide una a una dell'altro mio PowerPoint che ci dà la storia dell'abbigliamento, diciamo dal 1970 al 2026. Come devo fare? Devo andare in progetti e devo andare a cercare l'altro progetto. Se non lo vedo nell'immediato, posso cercarlo, magari scrivo 1970, vedete, e me lo dà. Allora, che cosa faccio? Devo ovviamente andare a copiare degli elementi che devo inserire in questo progetto. Allora, lo vado ad aprire, ci clicco e vado a inserirmi le schede una ad una. Quindi non faccio applica tutte e 8 le pagine perché altrimenti mi andrebbe a sostituire queste. Quindi clicco sulla prima, poi aggiungo un'altra pagina, clicco sulla seconda, aggiungo un'altra pagina, clicco sulla terza, aggiungo un'altra pagina, la quarta e così fino alla fine dell'altra presentazione. Quindi per completezza lo faccio tutto, anche perché questa presentazione mi servirà perché la tratterò con i miei ragazzi di quinta l'anno prossimo. Una volta che sono all'interno di Canva e della mia presentazione, vedete, posso anche andare a modificare tutto, è completamente modificabile. Una volta che ho terminato tutte le modifiche, inserito eventualmente delle animazioni, normalmente, come faccio con qualsiasi progetto Canva, condividi e scarico in PDF, se voglio scaricarla in PDF, in PPTX, se voglio creare un video MP4, eccetera. Sulla integrazione tra Canva e Gamma non c'è altro da dire, come nemmeno sulla integrazione tra Claude e Gamma. L'unica cosa è, vi ricordo, di fare attenzione ai token all'interno della finestra di Claude, perché potrebbero esaurirsi e quindi poi magari non farvi generare all'interno dello stesso profilo
che avete aperto dello stesso account più materiali, oppure comunque dovete attendere del tempo. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se avete delle domande potete farle nei commenti, vi invito a iscrivervi al mio canale DigiTeacher e a mettere mi piace al video. Ciao e alla prossima!